La pace sia con voi. Mi ha sempre fatto impressione quella frase di San Giacomo nella sua lettera, quando dice così: voi pregate senza ottenere, perché pregate male. Dunque c'è un pregare bene, ma si può anche pregare male. Il Vangelo di oggi, del pubblicano e del fariseo, che sono saliti al Tempio a pregare, penso che ci può dare un criterio per poter discernere fra come pregare bene e come pregare male. Il fariseo, la sua preghiera, è mossa dal suo orgoglio, dalla sua superbia, cioè da quella convinzione irremovibile che lui è superiore a tutti gli altri. Una preghiera che non lascia spazio a Dio, non sente il bisogno, il fariseo, di Dio, della sua grazia. Infatti, in nessun momento il fariseo chiede qualcosa a Dio. Nella sua preghiera il fariseo incontra se stesso, fa un culto a se stesso, celebra il suo io, si crede un piccolo Dio. La preghiera per lui è un gesto di autoaffermazione. Invece il pubblicano, nella sua umiltà, la sua preghiera è mossa da una profonda consapevolezza del proprio stato di peccatore. Lui si riconosce per quello che è, peccatore. E riconoscendosi peccatore, poi riconosce se stesso come bisognoso di Dio, della sua grazia, della sua misericordia. C'è spazio per Dio nella preghiera del pubblicano. Dunque, il fariseo è pieno di sé, non c'è spazio per Dio. Il pubblicano è vuoto di sé e c'è spazio per Dio. Come ha detto la Santa di Calcutta, Madre Teresa, Dio non può riempire ciò che è già pieno, ma soltanto ciò che è vuoto. Dunque, carissimi, io credo che la grande battaglia che noi abbiamo nella vita spirituale non è fuori da noi stessi, ma dentro di noi stessi. Come dice Origene nella sua omelia su Giosuè, lui dice così: stai cercando per caso un campo di battaglia? Forse quello che ti dirò ti sorprenderà, ma è vero. Limita la tua ricerca a te stesso. È vero. La lotta spirituale più grande e più vera è contro il nostro io, contro il nostro orgoglio, il nostro narcisismo, le nostre certezze e rigidità. Francesco di Assisi definisce l'orgoglio in questo modo nelle sue ammonizioni: il ritorno al vomito della propria volontà. In inglese c'è quel detto che mi piace: It's all about me, myself and I. Tutto ruota attorno a me. Si tratta di me stesso e del mio io. Il salmista sembra che ha riconosciuto il rischio di vivere una vita mossa dall'orgoglio, di pregare mossi dall'orgoglio, quando dice così il salmista: e dall'orgoglio, Signore, custodisci il tuo servo, affinché non abbia potere su di me, e poi sarò reprensibile e libero da un grande peccato. L'orgoglio è il rapporto deformato con Dio. Perché? Perché sempre voglio prendere il suo posto, sempre voglio celebrarmi come se io fosse un Dio. La Quaresima ci dà questa possibilità, ecco, di riconoscere il nostro stato di umani, mortali. Questo virus che gira attorno a noi ci fa sentire questo, che siamo mortali, siamo umani, sulla stessa barca,
È ora di svegliarci dal sonno, che non siamo dei, ma solo uno, è il vero, unico Dio, che Francesco indirizza come l'Altissimo, Santissimo, il sommo bene, Dio buono. Carissimi, preghiamo in questa Quaresima affinché, come il pubblicano, ci riconosciamo peccatori, umili, mortali, umani, bisognosi della misericordia infinita di Dio. Pace e bene.